Anno 2003 nasce la prima Ducati multistrada disegnata da Pierre Terblanche, ricorderete sicuramente, molto diversa da com'è la multistrada oggi. Sono passati 20 anni, quasi prodotte 150.000 unità da quel giorno, e Ducati, per festeggiare questo anniversario più che meritato, ha deciso di realizzare questa versione che si chiama Grand Tour, base V4S, che tiene in considerazione l'esigenza di chi vuole viaggiare. Di serie praticamente c'è tutto quello che serve. Segnalo le borse laterali in tinta con la moto, una colorazione speciale, ma poi c'è tanto altro che alla fine della fiera conviene, perché rispetto alla versione V4S, poi prendendo gli accessori in un secondo tempo, si risparmiano quasi 700 euro. Ma andiamo a scoprirla insieme. Di quel che c'è non manca niente, scusate la battuta ma è un dato di fatto, perché ogni accessorio presente su questa Grand Tour è ciò che ogni motociclista può desiderare per il viaggio. La sicurezza è in primo piano, non è un accessorio, a partire dal sistema radar adattivo e la rilevazione dell'angolo cieco. Lei è la prima moto ad averlo in assoluto e denotano quanto la spinta nella ricerca tecnologica da parte del costruttore italiano sia forte. E da qui nasce il nome dell'allestimento, Travel and Radar, che prevede anche tutti quegli strumenti per rendere migliore e più facile la gestione della multi anche in manovra. Dalla funzione Minimum Preload, che abbassa la moto per avere il miglior contatto dei piedi a terra, e l'Easy Lift per sollevarla dal cavalletto laterale quando è a pieno carico. I Ducati hanno veramente trovato la giusta alchimia, anche perché il nemico più agguerrito che avevano contro era proprio la BMW GS. Noi siamo reduci come Red da una bellissima comparativa dedicata alle Maxi Tour. Qui sopra l'indicazione per andarla a vedere, andatevela a vedere e scoprirete che quest'anno, appunto, il nostro confronto ha vinto proprio la V4S, perché effettivamente ha raggiunto un equilibrio dinamico di prestazioni e di comfort che effettivamente adesso è il nuovo punto di riferimento, a cui aggiungo anche la protezione dall'aria. Siamo partiti da Borgo Panigale, direttamente dalla sede di Ducati, per percorrere quelle che sono le loro strade, quelle dei collaudatori di Ducati, che fanno futa raticosa, si infilano negli Appennini in contesti dove emerge la bontà del progetto. Al di là del breve tratto di autostrada che abbiamo fatto fino a Imola, dove la qualità del comfort di sella guidatore, protezione dall'aria ed erogazione del motore e della potenza in sesta marcia anche nel sottocoppia si è rivelato un ottimo compagno per le lunghe trasferte. Quello che mi ha veramente stupito, e lo dico con grande piacere, è il comportamento del motore. Il V4 con i suoi 170 cavalli in realtà è diventato dolcissimo a seconda della mappatura che si sceglie, da touring, enduro, sport. Io ho quasi sempre guidato in touring per avere proprio la risposta morbida dell'acceleratore, e ti accorgi che funziona tutto davvero bene. Cioè, l'acceleratore è morbido, la chiusura del gas in ingresso curva non è repentina, quindi non c'è un freno motore troppo aggressivo, la riapertura del gas fuori dai tornanti non ha l'on-off, l'allungo è strepitoso come è tipico del V4. Insomma, risulta davvero difficile in questo momento trovare un punto debole al cuore di questa multistrada, che si conferma essere un animale da asfalto con due anime, un'anima più turistica quando si viaggia in coppia, anche perché la sella del passeggero, che deriva direttamente dalla rally, è molto confortevole, ma se si decide di accelerare e guidarla in modo aggressivo, non dico che sembra quasi un motardone, però la percezione della ruota anteriore da 19 pollici non si ha, sembra un po' più piccola di diametro, quindi un po' più svelta, forse anche avvalorata dalla scelta di togliere i silent block dal manubrio, quindi avere una comunicazione migliore con la ruota anteriore quando si guida anche in modo aggressivo e portando, come si dice in questi casi, la frenata dentro la curva. Ducati, che fino a qualche anno fa puntava tutto sulla sportività, con la multistrada, ad oggi il modello più venduto della gamma, conferma che si può fare tutto e molto bene. La raffinatezza dell'elettronica e i suoi riding mode, la buona distribuzione dei pesi e il comportamento delle sospensioni semiattive, che mantengono l'assetto il più neutro possibile, creano un equilibrio dinamico speciale. Sospensioni e ciclistica, altro tema molto caro agli uomini Ducati. Devo dire ancora una volta che ho seguito tutta l'evoluzione in questi 20 anni della multistrada e credo che adesso siamo arrivati proprio al climax di questo modello. Non riesco a immaginare niente di meglio né dal punto di vista del comportamento delle sospensioni semiattive, Marzocchi,
che si adattano con il sistema auto levelling al tuo comportamento mentre guidi, quindi frenate non affonda troppo, in accelerazione non si siede eccessivamente, però comunica sempre molto bene, soprattutto l'anteriore quando freni un po' forte, magari in discesa, un po' carichi di bagagli, non è la sensazione di avere la moto che parte in leggera deriva. E altrettanto bisogna dire per quello che riguarda il posteriore sul comportamento della gomma, della sospensione, sempre un grip veramente buono e un'elettronica che lavora nel più totale silenzio, fatemelo dire, cioè ogni tanto vedi lampeggiare la spia gialla sul display, ma la sensazione è che la moto scorra dentro la curva. È davvero difficile trovare di meglio in questo momento su una moto di questa categoria, per la anche velocità e il comportamento nell'ingresso curva e nell'agilità nel muoversi e nei cambi di direzione. Devo dire che la definizione Grand Tour la indossa molto bene, rimane ben chiaro nel DNA di questa multistrada che è una Ducati che comunque le piace divorare le curve alla grande. Riconoscerla è facile, entrarne in possesso forse un po' meno, visto il successo del precedente modello con analoghe specifiche. Ma siamo certi che anche questa V4 replicherà le vendite. Oltre alla colorazione che si trova anche sulle borse laterali, anche fari supplementari a LED, diversi particolari verniciati di nero come il forcellone e il telaio, manopole e sella guidatore passeggero riscaldabile. Aggiungo che nell'alloggiamento dello smartphone vicino al serbatoio è stata inserita una ventola di raffrescamento per chi utilizza il telefono in mirroring con il display TFT per la navigazione. Concludiamo facendo gli auguri quindi a Ducati Multistrada ai suoi primi 20 anni, 150.000 quasi unità prodotte, se non sarà entro dicembre sarà entro gennaio 2024, V4S Grand Tour promossa. Mi ha stupito il comportamento del motore, l'elettronica, la gestione del gas, la buona pastosità del cambio, pur essendo veloce negli innesti era morbido il comando. Una ciclistica estremamente raffinata ma anche molto efficace, facile per una moto che comunque ha una vocazione da viaggiatrice, che ama anche le curve, si dimostra più svelta di quanto si possa pensare e vi rimando, nel caso non l'aveste ancora vista, anche alla prova singola della V4S piuttosto che alla prova della V4 Rally per farvi capire quanto ampio sia il mondo multistrada in questo momento, a partire anche dalla Pikes Peak che è l'unica che ha all'anteriore la ruota da 17 pollici. Buona anche la posizione in sella, ottima la protezione all'aria, riferimento della categoria come già detto prima. Cosa si può migliorare o meglio cosa ho percepito rispetto alla qualità globale del progetto? Qualche vibrazione al manubrio a gas costante in autostrada sopra i 4500 giri, un po' di calore sul lato destro nonostante questi due deflettori dell'aria che sono molto utili per ridurre il carico del calore addosso al guidatore. Per il resto moto promossa, poi ha il vantaggio che nello specifico questa configurazione qua ha tutto di serie, quindi si risparmiano circa 700 euro rispetto a una V4S allestita nello stesso modo. Molto interessante anche la qualità costruttiva del prodotto Ducati in questo momento, al punto che quei 60.000 km dell'intervallo di manutenzione delle valvole sono ormai un must, compresi 4 anni di garanzia, fanno capire che la vecchia storia dell'affidabilità di Ducati ormai è cosa passata. Se vi è piaciuto questo video, se volete informazioni, se siete curiosi di sapere come va la multistrada e non è bastato quello che ho detto adesso, scrivete qua sotto, noi ci siamo e alla prossima prova in compagnia. Ciao!